Siamo in diretta. Sì. Che Abbiamo criminali. fatto un... Stavamo cercando di capire se c'era abbastanza luce, ma sembra di sì. E... Ci siamo parcheggiati in Quindi questo camping molto bello, vi facciamo vedere il tramonto. Leo, dove siamo? allora, siamo a Sarandan, quindi siamo scesi al sud dell'Albania, qui siamo praticamente in odore di Grecia, quel profilo che avete visto antecedente il tramonto e Corfù, quindi insomma la Grecia è qua, Igoumenitsa è qua dietro praticamente, è una terra, perlomeno l'Albania costiera la possiamo dividere in due settori, quello fino a Oricum, quindi sotto Valona, quindi Valona e poi a salire a Durazzo e quindi ok Tirana che ha 40 km da Durazzo, è un'Albania con queste insomma anche grandi città o insomma pseudotali che hanno la caratteristica di avere una facciata sempre più occidentale e però anche delle sacche di degrado di una società che ancora risente un po' dei suoi retaggi storici e parlando anche con gli albanesi ha ancora una cultura che poco riguarda la progettazione, no? E quindi anche quello stile di vita un po' improntato all'oggi e alla quotidianità, insomma, al pane di oggi. Chi progetta se ne va, no? E purtroppo questo è uno dei mali di cui si parla, di cui i politici sembrano non curarsi. C'è una classe politica molto corrotta, molto collusa, come avviene sempre, no? E la povera gente si dimena come può. C'è una classe, diciamo, ricca, molto collusa a sua volta con la politica. Ci sono questi tre blocchi politici e sembrerebbe che nulla cambia, come li mescoli, noi sappiamo bene come Mi ricorda funziona. qualcosa? No, c'era il pentapartito, che qui adesso non so bene, ma insomma molti giovani se ne vanno, Tutto il mondo è una razza, si molti dice. giovani se ne vanno, noi abbiamo conosciuto, tutti parlano in italiano perché sono deliziosi, generosi, È un popolo fantastico, hanno tempo da veramente. perdere, cioè Sono perdono d'accordo anche le volentieri, oche. le oche affermano esattamente, tutte le persone carine, simpatiche, che parlano perfettamente l'italiano fino all'ultimo amico Palombo o Colombo, che addirittura sta scrivendo un libro in italiano sull'Albania, sono venuti in Italia negli anni 90 con i gommoni, a bordo dei famosi gommoni. Quindi questi demoni del mare, no? Questi gommoni che da noi spesso qualcuno inneggia quasi all'affogamento, no? Sono persone deliziose, persone che hanno dovuto cercare strade diverse come gli italiani che andavano nelle miniere belghe, no? O in Sud America, in Argentina. E quindi oggi i giovani se ne vanno o studiano a Tirana e poi vanno fuori, non vanno più con i gommoni, i tempi sono cambiati. Sì, diciamo che il titolo di questa diretta è appunto Dove andare a vivere in Albania. Ah, non lo sapevo il titolo. Dove andare a vivere in E Albania? quindi noi abbiamo visto varie, diciamo adesso vediamo un po' un'infarinatura di quello che abbiamo visto, anche perché la luce non durerà per molto, anche per quello abbiamo anticipato la diretta. Però volevamo appunto parlarvi di Durazzo, ad esempio, che è il primo posto dove siamo arrivati, visto che siamo partiti da Bari.
E Durazzo è una città sicuramente con tanti servizi, che abbastanza organizzata. Ovviamente se venite in Albania non vi dovete aspettare gli standard europei, perché comunque si vede che stiamo in un posto diverso, dove le cose hanno un po' una sorta di approssimazione, come diceva anche Leo, non sono perfette, però anche questo ha alla sua bellezza. Durazzo. Durazzo, Durazzo, Durazzo dico solo questo, parentesi, è come il Pireo per Atene, cioè è un po' il porto commerciale di Tirana. abbiamo incontrato varie persone che vivono a Durazzo e in molti scelgono Durazzo per vari motivi. Abbiamo capito che c'è sicuramente la vicinanza all'aeroporto di Tirana, che è a circa mezz'ora di macchina. Poi c'è una forte crescente comunità italiana a Durazzo, dove si vedono, comunque vanno a fare hiking, vanno a scoprire agriturismi dove mangiare, eccetera. E una Li cosa molto troverete nelle importante, interviste, li sono troverete prossimamente. fantastici. E una cosa importante è il costo delle case, che comunque non è altissimo, nel senso che a Durazzo abbiamo trovato una cosa molto interessante, è l'affitto di una casa parte da 150 euro. 150-200 euro si inizia a trovare qualcosa, e ovviamente monolocali. Quindi per chi avesse necessità anche di cambiare vita, eccetera, e dover venire in Albania perché non riesce ad arrivare a fine mese, questa può essere sicuramente una soluzione. Ricordatevi però che bisogna avere almeno 10.000 euro annue Sono- che da dimostrare allo Stato albanese per poter prendere la residenza fiscale in Albania. E vuoi dire qualcosa su Sì, Durazzo? ma voglio dire che tutte le persone, è vero che l'indigenza può essere un motivo assolutamente valido, perché questo è un paese molto facile dove la gente ancora scende dalla campagna e vende i pomodori o cuoce le pannocchie per strada, vende melograni, giuggiole, non è molto regolamentata, quindi si trova il vino sfuso nelle bottiglie di plastica, e quindi, Ma tutti parlano italiano, è però incredibile. tutti parlano Non avete italiano, problemi di lingua? veramente tutti. Qui problemi di Assolutamente. lingue non ne avete, perché non ne avete veramente, è una cosa incredibile, dal meccanico al verduraio, chiunque parla italiano. Ma noi non abbiamo tutta la gente che abbiamo incrociato noi è gente insomma che ha anche delle pensioni, non Di un certo dico tipo, sì. importanti, ma insomma sicuramente non Medie. indigenti, tutt'altro, no? Quelli che abbiamo intervistato, ma anche quelli che non abbiamo intervistato. Io ho fatto delle chiacchierate bellissime sul futuro del pianeta con un agronomo, un italiano quindi pensionato qua, che ha lavorato anni e anni in giro per il mondo per delle grandi multinazionali, un vero sapere ecologico di queste cose, vive qua con sua moglie ed è quindi sicuramente una persona benestante che ha scelto soprattutto la qualità della vita umana, cioè qui avete sempre l'impressione che tutti campano e lasciano campare, ed è, dico sempre, è la società giusta. Noi veniamo dalla Spagna del Nord, regolamentatissima. Ai miei figli probabilmente gli consiglierei di andare lì, non lo so, noi non siamo sociologi. Dico che il feeling da queste parti è molto soft, Ma la molto parentesi l'hai chiusa? piacevole. Chiudo la parente e mi butto direttamente. Qui c'è un fiume qui siamo sulla Ma foce. hai delle parentesi Lascio la infinite. parola a Barbara e parlerò solo alla diretta del 12 gennaio 2028. Facciamo paragrafo. Non conviene venire E in Albania per lavorare, ma tu promuovi conviene, questi call center. conviene per appunto venire con un reddito, quindi nomadi digitali, chi lavora online, perché
come dicevo, appunto, abbiamo incontrato anche delle persone che lavorano al call center ma si guadagna 300 euro al mese, quindi non conviene. Sicuramente ci sono delle motivazioni diverse per cui si sta a Tirana per lavorare, che possono essere la vicinanza con magari dei genitori che hanno scelto di vivere in Albania o altre cose, però sicuramente conviene ai nomadi digitali perché c'è una tassazione allo 0% fino a oltre Fino a 160.000 €80.000 e poi fino a da 80.000 euro 80 a annue. 140.000 euro si paga solo l'IVA, mentre prima non si Non paga si paga niente. neanche l'IVA. Però quello che abbiamo notato è appunto L'IVA albanese, chiaramente. che mentre Tirana è una città ovviamente caotica, una città che offre tanto, con molti servizi, con mostre, con Con arte, molto traffico. spettacolo, ci sono vie ciclabili, quindi comunque si va in bicicletta. È proprio per i giovani. Le persone più anziane, diciamo più anziane, insomma, i pensionati e i giovani pensionati che ci seguono anche, scelgono di più Durazzo o Valona o Saranda e altre zone, perché l'Albania stiamo scoprendo che ha veramente tante zone interessanti, come anche Berat, dove siamo stati. Ma io devo dire che Valona è una città che si è rifatta molto la facciata, no? Addirittura ci hanno detto anche con dei fondi europei, è come se l'Europa, ma è una cosa che vi riportiamo, l'Europa, siccome l'Albania ha fatto richiesta di ingresso in Europa, quello dietro non è il mio ciuffo ma è una palma. Ogni tanto vedevo questi raggi su questa aureola, guarda. E sembra che l'Europa a chi fa richiesta di ingresso nell'Unione dia degli aiuti, eccetera. Ok. Oppure c'è chi parla di ricicli, bla bla bla, ok. Ha una facciata, un lungomare di chilometri, devo dire, gradevole, Bellissime palme. piacevole a chi piace quel tipo di sistemazione, molta gente che cammina, estate molto piena di turismo, è un turismo soprattutto baltico. Parentesi, Un'estate corta, è parentesi, importante questo nella dirlo, scorsa diretta mi è uscito il termine slavo o Slavia e Sì. non mi ricordo neanche in quale Sì. situazione perché io non le riguardo le dirette. Ovviamente qui c'era il popolo illirico e qui sono degli illirici, è una discendenza completamente diversa e ne parleremo anche per rendere giustizia a questo errore che ho fatto. Comunque Valona ha questa facciata appariscente, bella, fatta di grandi locali dal gusto discutibile a volte, ma a volte invece molto ben, a volte sono un po' rococò, delle seggiole, però insomma è un po' russo, un po' bello però. Il tipo di turismo che scende qua è un turismo che fino a prima della guerra, era un turismo polacco, bosniaco, bulgaro, soprattutto tedesco anche, soprattutto russo, ucraino, un turismo per cui quello è lo sbocco sul mare che ha già riempito di molto la Croazia, per esempio, no? Ed ora sta anche scendendo giù. Però dietro questa facciata poi c'è anche un boulevard molto, molto bello, molto lungo, chilometri. C'è una piccola Zona parte, commerciale, è con una, tutti i sì, una negozi, via molto... commerciale con viali, controviali, tutta una zona centrale pedonabile, bicicletta. Veramente io credo che si viva molto bene in pensione a Valona, specie col bel tempo, l'inverno non va mai sotto 10 gradi, quindi secondo me è un'ottima meta, meglio forse di Durazzo, ma è un mio punto di vista, dove gli spazi invece mi sono sembrati minori. A lei la parola. Quello che ci dicevano della differenza tra Valona e Durazzo è anche che a Valona il centro è abbastanza vicino anche a piedi e quindi si raggiungono i posti abbastanza facilmente, mentre a Durazzo c'è un bellissimo lungomare, insomma un lungomare diviso in due parti dove una parte è più non so come si può dire, Residenziale. residenziale, l'altra un po' meno, c'è un tramonto meraviglioso.
Fra un po' Però c'è un buio meraviglioso. Dai. però la parte centrale della città dista abbastanza da questo lungomare. E poi la cosa negativa di Durazzo, un po' la dobbiamo dire, comunque c'è un po' di odore di fogna in alcuni punti, quindi questo lo dovevo Ma dire. dai, Sì, devo ma dire anche quello un'altra può cosa, posso dipendere da un parlare giorno, adesso? da una bassa Come pressione. faccio a non farlo parlare per qualche minuto? Una cosa importante che voglio dire, a chi piace il mare quello tipo l'Egeo, tipo comunque lo Ionico, nella parte appunto. Sì, sì, Che c'è? Non mi ascolto. guardare così. Non immaginatevi questo tipo di mare trasparente né a Durazzo né a Valona. Nel senso che se volete andare in un posto per vivere anche il mare, a Valona sicuramente dovete prendere la macchina per andare una bella, non so, No, scendere lì alla fine c'è del golfo un di del golfo volevo dire, Oricum, c'è il golfo di Oricum, Oricum che è molto carino, però molto bello. non è proprio pulitissimo il tutto, quindi ecco, se volete veramente avere un mare bello, dovete andare al sud di Valona, dovete andare oltre e quindi andarvi a trovare paesini tipo quelli che abbiamo passato ieri, che sono dei posti non cittadini ovviamente come Valona o come Durazzo, non sono posti cittadini ma sono più a misura Abbiamo d'uomo. fatto Abbiamo degli fatto degli short anche. short e ci sono vari posti, fino ad arrivare a Saranda, dove siamo arrivati questa sera, che ancora non abbiamo visto, che ancora, però Ora siamo l'atmosfera parcheggiati nella è parte sud. positiva, Andremo positiva. a bere qualche birra e a cenare a Posso dire Saranda. cosa non mi piace di Valona? Ah, non l'hai detto già? Ancora no, non mi è stato dato Andiamo bene, modo. andiamo. Molti mi hanno detto "Ah, vai a vedere Valona perché Valona dici com'è, che cosa ti sembra, eccetera. Valona ha tanti lati positivi, però secondo me deve ancora crescere, nel senso che andare un po' fuori cioè subito, magari parallelamente al centro, già vedi la città come era, non so, 10 anni fa, 15 anni fa, e ci sono dei posti veramente Degradati? degradati, degradati Dipende secondo parecchio. quale criterio. Va visto in base alle persone, in base a chi vuole appunto andarci a vivere. Però io Vi dico che consiglio di girarla con la macchina, di vedere i posti, cioè non andate a vedere quando andate in un posto soltanto 3-4 giorni, perché dopo viverci è diverso. Noi abbiamo un occhio ovviamente diverso e a volte più profondo nel vedere le cose perché abbiamo un'abitudine che ci è data dal ma viaggio più che altro perché incontrando e incontrando le le persone. persone ci portano ovunque, ci spiegano, ci narrano e quindi, come dire, la nostra visione è amplificata, non solo da quello che vediamo, ma dalla narrazione. E comunque, se uno vuol bere un buon caffè e ci mette troppo zucchero, non beve più caffè. Il caffè, il suo amaro fa parte della sua bontà. Quei posti vanno presi così, perché se non avessero dietro quelle cose non sarebbero poi quei posti rilassanti che noi intendiamo comunicare. Quindi chi viene qui chiaramente deve sapere che incontra quell'umanità ma anche quelle problematiche. Lasciando il nord e scendendo sotto Valona, dove il mare diventa quasi una costiera amalfitana, dove le montagne proprio strapiombano sullo Ionio, dove le spiagge si fanno bianche, lunghissime, beh, il clima diventa veramente diverso, si entra subito in un'atmosfera greca, anche dal punto di vista, per esempio, del paesaggio religioso. Mentre al nord prevalgono i minareti, senza che questo tolga o dia nulla, per carità, lungi da me qualsiasi scala di valore, qui prevalgono le chiese ortodosse proprio perché siamo a cavallo fra le due culture greco e albanese. Della costa ci sono queste due albanie, no, fino ad arrivare qui a Seranda e al paese dopo Saranda. Ximil, no, Saranda Saranda, e Ximil, Ximil, no, dal quale ci si imbarca fra l'altro per Corfù. per Corfù. L'interno l'abbiamo girato poco, domani
nei prossimi giorni, non domani, perché staremo 2 o 3 giorni qui, faremo anche una puntata all'interno. Qui Girocast. sembra certo è molto difficile da percorrere, percorrere 100 km è un sali-scendi continuo in piccoli fiordi, insenature, montagne, molto bello. Ci sono dei paesaggi sulla costa Bellissimi. e Il sud delle dell'Albania è abitazioni, veramente dei bello. villaggi veramente E anche il clima è bellissimi. diverso, il clima Il abbiamo clima già sentito, sembra oggi era migliore, primavera, era un sembra clima migliore. Io oggi ho fantastico. fatto il bagno Lui ha nel fatto il bagno al mare era oggi. stamattina, era una temperatura Venendo gradevolissima. velocemente a due cose, la sanità, ci chiedete spesso della sanità, non vi preoccupate troppo diciamo, del punto della sanità, perché comunque in Albania ci sono delle cliniche private che costano veramente poco e ci hanno detto appunto che c'è quella clinica gestita proprio da italiani vicino a Tirana che si chiama Salus. L'hai già detto mi sembra, nell'altra Sì, ma vorrei ridirlo, posso? ribadire Non so. Chi non ha visto l'altra che diretta. dobbiamo andare a cena. E quindi è importante ecco, che sappiate ovviamente che la sanità non è malvagia e ci sono delle soluzioni sicuramente che le agenzie poi vi potranno dire, perché io ovviamente ho i tempi contati. No, perché sta diventando veramente buio e vuoi rispondere a qualche messaggio se c'è qua? Così è un'infarinatura come domenicale, una delle nostre. C'è un'Albania del nord, c'è un'Albania del sud, c'è un'Albania del centro che documenteremo in parte perché purtroppo avendo degli impegni in Grecia non riusciamo cioè essendo partiti con 15 giorni di ritardo, già l'hai detto hai ragione, causa Rossinante, che questo è come un vecchio amico, in salita si scalda, bisogna fermarsi, in discesa si scaldano i freni, bisogna fermarsi. Cioè, lui è una persona. Ciao grandi, grazie mille dei vostri video, mi fate sognare, forse un giorno appena sono in pensione ci si può sentire e fare 4 chiacchiere per poter migliorare la mia vita. Grazie, volentieri. Sempre volentieri. Francesca, i call center sono tutti in Albania, infatti le aziende italiane multinazionali, sì. Sì. Poi Anche Marco, perché loro parlano tutti italiano, no? Quindi per loro è molto facile. Un povero uomo non può manco dire due parole, il mio Marco. napoletano non è buono. No, vai Marco, che subito la zittano. Sostienimi. Due parole, due. La prossima volta prova a dirne 2 di parole. È che non me ne rendo conto, Marco. Poi Graziano, ciao ragazzi, dopo avervi conosciuto personalmente ci avete contagiato e ora vi seguiamo sempre. Graziano, ciao! Graziano abita a Durazzo. Ciao Graziano, ciao Antonella. Allora, noi stiamo chiudendo la diretta perché c'è un tramonto fantastico ma la luce è finita e ne faremo un'altra prossimi giorni. Un appello, se c'è qualcuno che conosce, qualcuno viva a noi Saranda, andiamo sempre così che vuole essere intervistato domani abbiamo da già un appuntamento eccetera, ma se qualche italiano, qualcuno che vive da un'altra parte, conosce qualcuno che vive a Saranda, noi siamo qua per una birra, per una chiacchierata, inviateci un'email, un bel piatto di pesce. Il nostro sito è storyhunterstv.tv, mandatelo un po' a girare e c'è anche la parte dove scriverci un messaggio. Che spettacolo! Voi avreste fatto una diretta senza questo tramonto? Io no, io no. Lui invece voleva rimandarla a domani, io ho detto no, si fa stasera. Chi comanda Kubrick qui. Hai visto che carino? Hanno messo le lucette, vedi? Hanno messo le lucette. Bene. Ciao a tutti, grazie. Allora, ciao. Buona serata. Andiamo a bere una birra anche alla vostra salute. Se c'è qualcuno, siamo qua. Ciao bella. Ciao bello.